falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be after. Che ne apri giù. Prima di tutto vi do degli aggiornamenti. Il tipo dello scorso video non c'è più, mi sa che l'hanno cacciato proprio nello stesso giorno. Quindi ho dormito abbastanza bene, ho dormito tranquillo. E quindi oggi che si fa? Oggi finalmente lasciamo per un po' la penisola spagnola e andiamo in Gibilterra. E vediamo se troviamo il macaco. Prima però visitiamo un po' anche questa zona. Addirittura il mercato. Ok, ci siamo, ecco lì davanti a me il confine, c'è un sacco di gente e speriamo ci facciano entrare. Olè! Siamo in Gibilterra, non ci credo! Allora ci hanno fatto il controllo e poi ci hanno fatto entrare in un'altra stanza dove hanno ricontrollato di nuovo i passaporti. Ora finalmente sono in Gibilterra e possiamo iniziare il nostro giro turistico. Perché c'è il rosso qua? Questa è bella, chiudono il passaggio perché praticamente stiamo camminando su una pista di atterraggio. Che cosa strana, gli aerei atterrano qua, quindi chiudono il tutto e la fanno atterrare, aspettano che passa e poi aprono di nuovo la strada. Che meraviglia! Superman, sei tu? I palazzi. Times have I fallen for you? Every promise you never delivered. How many times all the words that you said had me mixing the sweet with the bitter? But I know what you're saying, don't need no explanation. Prima di continuare il nostro giro turistico sto cercando di raggiungere una persona di nome Riccardo, un italiano che abita qui, così almeno possiamo farci dire qualcosina riguardo al posto, come si vive, cosa c'è da visitare e tutto il resto. È uscito il sole, meno male. Hola, Riccardo, sei tu? Eccoci qua. Sono in macchina con il nostro Riccardo, eccolo qua. Ciao. Che praticamente mi sta dando un passaggio. Dove che andiamo mo? A vedere Andiamo a vedere le scimmie. Andiamo a vedere il macaco. L'unico posto dove ci sono le scimmie in libertà in Europa. Ma che bello, raga, sono in macaco, quindi di origine africana, se non erro. Sì, sì. È una specie, la prima specie, diciamo, di scimmie che esiste al mondo in realtà. Sono selvatiche, molto selvatiche, non sono molto amichevoli. Non sono soci. Noi cercheremo di farceli amiche oggi. Noi ci proveremo. E niente, ci stiamo andando in macchina perché comunque si può andare anche con la funivia. Però mi diceva Riccardo che praticamente se abbiamo una macchina con targata Gibilterra possiamo andarci senza problemi. Ne approfittiamo perché comunque la funivia costa parecchio, ho visto, non costa poco, sì, intorno alle ventina di euro, esatto, per salire. Ventina di euro a persona. E quindi va bene così, e la cosa più importante è che stiamo insieme, così se le scimmie ci attaccano possiamo difenderci. Comunque, visto che ci siamo, facciamo qualche domanda al nostro caro Riccardo. Prima di tutto, Riccardo, che caspita ci fai qua in Gibilterra? Perché tu sei un italiano da dove? Roma, da Roma, romano. Tanti me l'hanno chiesto, cioè da Roma sei finito a Gibilterra, che è un posto molto particolare, strano, ci sono pochissimi italiani, circa una trentina che abitano qui, ma in realtà ci sono capitato un po' per caso e poi ho deciso di rimanerci. Che tu qui che lavoro fai?
adesso io sono un consulente aziendale e quindi aiuto gli italiani, gli imprenditori soprattutto italiani, a trasferirsi all'estero, defiscalizzare la propria azienda, pagare meno tasse, insomma trovare soluzioni più flessibili per il lavoro. E tu tutto questo ho visto che lo spiega anche un po' sui social, perché ho visto che c'è un canale TikTok che vi consiglio di seguire, vi lascio il link in descrizione, e anche una pagina Facebook abbastanza grande che si chiama... E allora la pagina Facebook però non tratta di questo, che è Italiani nel mondo, mentre Italiani emigrati su TikTok parla esclusivamente di fiscalità e di curiosità dal mondo. Un'altra domanda, come si vive qui in Gibilterra? Allora, qui a Gibilterra si vive un po' come in Italia negli anni 80, nel senso, per certi aspetti è avanti secoli rispetto all'Italia, per altri versi è qualche decennio indietro, però è anche vero che i suoi pro, ci sono più pro che contro, ovviamente, perché anche il fatto di vivere in un'Italia degli anni 80, quindi meno burocrazia, più socialità tra le persone, più amicizia, sono anche dei vantaggi. Dall'altra parte è anche vero che alcuni servizi sono magari un po' lenti, esattamente come in Italia, però insomma... Però visto che comunque, anche essendo piccola e piena zeppa di persone, c'è un sacco di caos, infatti mi ricorda molto il Regno Unito, proprio quando vai tipo caos. Londra. Pensa che hanno appena fatto il censimento, da cui ho partecipato anch'io perché sono residente qui, ed è aumentato di 7.000 persone in 10 anni. Quindi diciamo sono partite da 36.000 persone, adesso sono 43.000 censite in 10 anni, quindi in 10 anni sono aumentate veramente un numero considerevole, sono 7 km quadrati Gibilterra, quindi tieni presente che stiamo parlando di più di 6.000 persone per chilometro quadrato. Ma infatti si nota, raga, cioè se siete mai stati in Inghilterra, se siete stati a Londra, è tutto molto simile qui, cambiano un po' di cose. La prima cosa che cambia è che qui c'è la guida, la classica guida con il guidatore a sinistra, invece nel Regno Unito tra virgolette a destra, quindi non si capisce niente. La moneta è la stessa, qui sia la sterlina di Gibilterra, che è simile alla sterlina inglese, quindi è lo stesso valore. 1 a 1 il cambio, sì. Non c'è l'euro, qui non c'è euro. Non c'è l'euro, però se vuoi pagare in euro te lo accettano, però ti fanno il cambio che gli fanno. Sì, perché alla fine comunque siamo qui vicino. E la lingua principale è l'inglese, però visto che comunque si parla anche spagnolo, è strano come dalla Spagna a Gibilterra cambi così tanto il tutto. Cose particolari della Gibilterra, vabbè, a parte i macaco, i delfini e gli aerei che atterrano per strada. Esatto, vabbè, la pista dell'aeroporto è famosa, quella di Gibilterra, perché taglia in due la città praticamente, quindi c'è un passaggio a livello dove le persone... Ho visto già, esatto. Un'altra particolarità di Gibilterra sono le scimmie, quindi l'unica specie selvatica in libertà, quindi non all'interno di gabbie o uno zoo, e poi il fatto che è anche l'ultima colonia rimasta del Regno Unito, vera e propria colonia, ok? Quindi non ex colonia, vera e propria colonia. Ma una domanda che ti volevo fare, ma gli stipendi sono simili a quelli spagnoli alla fine, cioè al resto d'Europa? No. Sono più alti. Allora, perché ho visto dei prezzi, ma anche sui prezzi ti volevo chiedere questa cosa qua, se i prezzi sono uguali, passando da una parte all'altra, se le stesse cose vengono vendute con un prezzo maggiore. Allora, in realtà a Gibilterra le cose dovrebbero costare meno rispetto alla Spagna e rispetto all'Italia, in generale all'Europa. Questo perché a Gibilterra non c'è l'IVA. Ah, ok, non esiste l'IVA. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutta la merce che viene venduta a Gibilterra non è gravata dall'imposta del valore aggiunto. Quindi in teoria i beni dovrebbero costare minimo il 20% in meno, ma per guadagnarci di più ovviamente i commercianti spesso e volentieri alzano i prezzi, e quindi questo risparmio che in teoria tecnicamente ci dovrebbe essere non c'è. Spesso non c'è. E per quanto riguarda lo stipendio, stessa cosa? Per quanto riguarda lo stipendio invece è diviso in due. Abbiamo da una parte i lavori non qualificati che vengono pagati più o meno come in Italia, quindi sto parlando di camerieri, barman, commessi di negozio, quindi lo stipendio è simile a quello italiano. Mentre per i lavori qualificati, quindi parliamo per esempio architetti, ingegneri, informatici, tecnici di reti,
mi può aiutare a, Guarda, io ti faccio l'esempio. C'era un mio amico che adesso si è trasferito in un altro paese, è andato a Malta, però qui lui era un ingegnere informatico, in Italia era assunto, prendeva circa 1.800 euro netti al mese, è venuto qua e gli davano 5.000 sterline al mese. Quindi tu comunque vedi, con quello che fai tu puoi aiutare gli italiani o qualsiasi altro sia a spostarsi Sì, e riuscire. è uno dei Se vi interessa, servizi. ok, sapete chi cercare. Ci siamo quasi? Sì, siamo quasi arrivati, ecco, anzi siamo arrivati in un punto particolare. Ah, da qui c'è la bella vista, no? Esatto, il bel vedere. Ma raga, no vabbè, ma che posto è? Ma è bellissimo da qua. Occhio! Salve signor Ciao. macaco. Ma raga, ma guarda è bello. C'ha i calli alle chiappe. Sì, tutte le volte si mettono sedute. Guarda qua, guarda la telecamera. Mamma mia, ma si fa accarezzare, sì? Se può? Ah, carino, guarda. No, che va. Quando ti fanno così, è vuol dire che ti stiamo per attaccare, ti fa con la faccia. Vediamo se salta. Vai col salto. Vai. Vai. No. È andato. Intanto se ne trovi con tutti. Mamma mia, raga. Questo si è addormentato. Guardate come si è addormentato. Che posizione. Cioè praticamente si sta reggendo sulle 3 zambe. Ah, su 2. Ah, bella, una bella grattatina. Ah, a posto? Buongiorno. No, raga. Sì, si è messo in posa. Mamma mia, raga. Mamma mia. Guardate là. Quanto grasso. Non farti attaccare adesso, Lo cavalco, posso mettermi sopra? Sì, serve di terra. Mamma mia, è un po' ciacciotto lui. Oh, guarda, c'ha proprio la sbarra sua larga. Eh sì, Per- l'hanno staccata probabilmente, così ci poteva passare. Guardate quanto è grosso. Si è pompato, questo, si è preso gli steroidi. Ha mangiato degli Cioè, arachidi. adesso, più che grasso sembra proprio muscoloso, no? Guarda che spalle. Mamma mia. Oh. Aspetta. Qua vedi già non gli piace. Guarda come ti guarda. Non so gatti, Se ti prendono la mano te la tirano, te la mozzicano. Sta un po' si arrabbia. Ah, non sembra che dica niente, dai. Ha sorriso? Sorriso? Scimmia. Oh, stanno tutto il giorno in relax quindi. Oh, quanto è bella. Sembra grattarsi le chiappette sta. Ah beh. Siamo sul ponte Windsor. Eccolo qua. Fa vedere. Mamma mia. Tu hai paura, no? Ma se mi metto... Se corre succede qualcosa. Ma raga che bello! Si muove tutto. Ma vuoto. La pazzia di questo uomo. Sta facendo una live sul ponte. Ponte con il Col telefono. Mamma mia, Con le che persone paura. che camminano e muovono tutto. A metterlo così. È proprio. pazzo. Non so se a loro piace quello che noi stiamo facendo. Abbiamo salutato le scimmie, stiamo salutando la montagna e stiamo tornando giù per finire di visitare un po'
il centro di Gibilterra. Siamo nel cuore della città. Ma è bellissimo, guardate qua. Che piazza. Lo vogliono proprio far sapere che non sono spagnoli. Un po' si vede. Ragazzuoli, non so se la vedete, ma davanti a noi si intravede l'Africa. C'è un po' di nebbia, però che bello, si vede la sagoma. È arrivato il momento di salutare il nostro caro Riccardo, che ringrazio per il giretto che mi hai fatto fare, perché se non fosse stato per te le cimmie me le sognavo oggi. Mi raccomando, buona fortuna, buon viaggio e non ti consumare troppi piedi. Grazie mille. Raga, seguitelo, mi raccomando, non vi perdete i suoi video che sono molto interessanti. Grazie ancora Ricca. Ciao, Poi, ciao. buon tutto. Ciao ciao. Il nostro giretto è finito. Sto tornando di nuovo sulla linea e sto per salutare Gibilterra. E niente, sono felice, dai. Carina, piccola. C'è tanto da vedere. Tanto casino per le macchine. Raga, mamma mia, assurdo, però mi è piaciuto un sacco. Rieccoci, siamo di nuovo in Spagna, in Andalusia. Mi hanno controllato anche qui il passaporto all'uscita, mi hanno chiesto se ho comprato tabacco o sostanze stupefacenti. Ho detto di no e mentre guardavo il telefono ho sbattuto al vetro invece di uscire dalla porta e quello si è girato e mi ha guardato male. Ok, è andata. Giovincelli, e anche questa giornata è arrivata alla conclusione. Abbiamo visitato Gibilterra, ho visitato anche un pochettino la linea dove mi trovo ora, che ha una storia abbastanza interessante, non molto positiva per quanto riguarda i narcotrafficanti, non è proprio il massimo. Però dai, è andata bene e niente, siamo pronti di nuovo a riprendere il cammino. Domani salutiamo anche questo posto, direzione Portogallo, ormai manca davvero poco, manca pochissimo. Con la speranza che questo video vi sia piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e iscrivervi al canale. E detto questo, io e Macaco vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!